Allora, io sono Edoardo Russo di AIB e vi presento una specie di betta incubatore orale a cui sono particolarmente affezionato. Ho chiamato questa presentazione Betta Rubra un incubatore orale facile e bello perché sono proprio le caratteristiche che mi hanno colpito fin dall'inizio e che secondo me possono caratterizzare questa specie quando uno vuole affacciarsi al mondo dell'allevamento dei betta ancestrali. Il betta rubra fa parte di un complex, qua vediamo tutta la classificazione, fa parte di un complex che prende proprio il nome dalla sua specie e che condivide con il betta denisiongi, che è una specie estremamente simile, tanto simile che in questo momento si sta disputando se effettivamente siano due specie distinte oppure no. E questo magari lo vedremo poi in qualche diapositiva successiva. Proviene da un areale molto ristretto che è confinato nella regione dell'Aceh, nel nord-ovest di Sumatra. È una specie che è stata scoperta diversi anni fa proprio da un ricercatore italiano, ma che per moltissimi anni non è stata disponibile nel mercato acquariofilo perché la regione dell'Aceh storicamente è stata teatro di un conflitto molto sanguinoso tra un gruppo estremista chiamato GAM, il gruppo dell'Aceh Libero, e il governo centrale di Giacarta. Solo quando il GAM ha firmato un armistizio con il governo centrale indonesiano, la regione ha vissuto un momento finalmente di pacificazione e è stato cominciato di nuovo a essere disponibile anche per il mercato acquariofilo questa specie. Questo però ha comportato da un certo punto di vista l'aspetto positivo che il betta rubra è riapparso anche in Europa, ma dall'altro punto di vista, con la fine del conflitto sono arrivati anche gli speculatori esteri e quindi c'è stato un rapido degrado dell'habitat originario di questo pesce che già era molto circoscritto fin dall'inizio e con l'arrivo delle grandi multinazionali ha visto una riduzione molto rapida e importante perché suo habitat naturale consiste nelle torbiere, cioè dei corsi d'acqua, degli specchi d'acqua stagnanti molto bassi oppure dei corsi d'acqua a flusso molto lento, sono stati rapidamente bonificati per trasformarli in piantagioni di palma da olio. A questo punto, infatti, il betta rubra è stato classificato dalla IUCN come specie a rischio. È entrata nella lista rossa ufficialmente e la motivazione la potete leggere in questa slide. La distribuzione allo stato della specie in natura è considerata in pericolo a causa della sua distribuzione limitata nelle vicinanze di Sibolde e Sentil, nel nord di Sumatra, in un areale ridotto a meno di 5.000 km², e le due località principali sono considerate a rischio perché colpite dal continuo degrado e disboscamento delle foreste di torbiera e perché anche a causa appunto delle piantagioni di palma da olio che stanno soppiantando questo tipo di habitat molto specifico in cui questo pesce si può trovare. Qui potete vedere il dimorfismo sessuale tra maschio e femmina. A sinistra la femmina, a destra il maschio. Parliamo di un incubatore orale relativamente piccolo, sui 5-6 cm di dimensione, con una forma del corpo abbastanza robusta, un pinnaggio molto evidente, con una coda a spillo nella popolazione che allevo io, che è localizzata a Banda Aceh, e una colorazione dei maschi particolarmente evidente e accattivante. La femmina invece è caratterizzata da delle pinne leggermente meno sviluppate e da una singola linea nera continua che attraversa tutto il fianco. La particolarità di questa specie è che, a differenza di altri incubatori orali e specie ancestrali, tendono a essere colorati anche al di fuori del momento riproduttivo. Sono dei pesci proprio piacevoli anche da osservare. Qui entriamo più nello specifico dell'argomento che ho introdotto in precedenza. Betta rubra e betta denisiongi
sono stati distinti come specie qualche anno fa e adesso invece probabilmente verranno riuniti nuovamente, perché le caratteristiche morfologiche che li distinguono sono veramente minime. Si parla del numero di scaglie, del numero di raggi sulla dorsale, che però non sono sufficienti a caratterizzare la specie, cioè certi beta-denisiogi presentano lo stesso numero di raggi che si possono osservare nel beta-rubra e viceversa, e il carattere che viene normalmente utilizzato per distinguerli è la maculatura vicino all'occhio. Per il beta-rubra è interrotta, come potete vedere un esempio nei due disegni sovrastanti o nella foto sopra, mentre per il beta-denisiongi è continua. La foto invece è in basso. Queste foto sono state prese dal sito di Humanitarian Sci che si sta proprio occupando di questa classificazione, di questa tematica specifica. Perché probabilmente questa caratteristica non è sufficiente a distinguere i due gruppi? Perché il beta rubra, il maschio di beta rubra, quando è stressato, come succede in tante altre specie, tende a far comparire un pattern simile a quello delle femmine. E quindi quello che normalmente appare come una maculatura interrotta, quando a questo si sovrappone invece la striscia continua che mostra in fase di stress, allora lo stesso pattern cambia e può quindi apparire come continuo. E allora non è più facile capire se un esemplare è un beta rubra, un beta denisiongi, oppure semplicemente in una fase in cui sta mostrando la livrea nuziale o una livrea che è intermedia tra quella nuziale e quella sottomessa. Diventa veramente difficile. Per questa ragione probabilmente le due specie non verranno più distinte in futuro. Parliamo adesso della sua indole. È un pesce che inizialmente mi ha stupito per la sua timidezza, tanto che quando gli davo da mangiare tendevo a darglielo lanciando il cibo da una certa distanza, perché altrimenti il cibo entrava, affondava e non compariva nessuno. E quindi lo lanciavo da dietro della vasca per poi osservarli da sopra e vederli uscire. Questo è stato il comportamento iniziale, ma nel tempo però si sono sempre mostrati sempre più propensi a farsi vedere. Adesso diciamo che si mostrano proprio all'estremo opposto. Io li tengo in un grosso paludario in soggiorno e quando io mi muovo all'interno del soggiorno loro mi seguono. Quando arrivo a casa la sera dal lavoro e apro la porta, escono tutti dalle loro tane e me li trovo davanti ad aspettare il cibo. Quindi è un pesce che ha un comportamento estremamente anche adattabile in base alle situazioni. Cauto quando si trova in un ambiente diverso da quello a cui è abituato, ma via via, quando le condizioni in vasca lo rendono possibile, può diventare anche un pesce facile da vedere, da farsi osservare e questo permette anche di godere dei suoi comportamenti e dei rapporti intraspecifici. È un pesce molto pacifico anche verso eventuali coinquilini di vasca e caratterizzato da un'aggressività intraspecifica praticamente inesistente. In tanti anni non ho mai visto dei pesci danneggiati da scontri intraspecifici. Il massimo di comportamento aggressivo che ho visto è rappresentato da alcuni maschi che si fronteggiavano a bocca aperta e rizzando le pinne per poi separarsi e andare in due zone distinte della vasca. Tendono a essere più facili da vedere e dominanti le femmine in questa specie. Non sono aggressive nei confronti dei maschi, però quando distribuisce il cibo sono sempre le prime ad apparire, le prime a mangiarlo. Da questo discende che, a differenza di altre specie di vetta, è possibile, anzi è raccomandabile, poi vedremo il perché, tenere diversi maschi nella stessa vasca. Non si corrono rischi, non si corrono problemi, anzi ci sono dei vantaggi importanti nel farlo. Ecco, come potete vedere da queste foto, ci sono a pochissima distanza 3 maschi adulti che mostrano un comportamento assolutamente pacifico e tutti quanti mostrano una livrea nuziale, non c'è un maschio alfa che sottomette tutti gli altri e quindi
si vedrà un maschio molto colorato e tutti gli altri grigini nascosti. No, qui sono tutti colorati, girano tutti tranquilli. È una delle cose più appaganti proprio per un appassionato di betta. Per quanto riguarda la riproduzione, come dicevamo all'inizio, il betta rubra è un incubatore orale e quindi ha un comportamento molto diverso dal classico betta splendens di negozio che più o meno tutti conoscono. La riproduzione consta in più fasi, anche qui c'è un abbraccio che normalmente avviene in una zona nascosta, non all'aperto come nei costruttori di nido di bolle. Io per facilitarlo, per filmarlo, ho proprio creato una specie di alcova dell'amore, tra virgolette, sperando che venisse interpretata in questo modo dagli abitanti della vasca. E così è stato. Appena li ho liberati, sono andati subito a riprodursi in questo anfratto che avevo creato con una radice e un sasso e sono riuscito a riprenderli nel momento dell'abbraccio e lo vedete lì a sinistra. Una volta venuto l'abbraccio, che come dicevamo normalmente viene in zona nascosta e sul fondo, la femmina raccoglie le uova dal fondo e le sputa nella bocca del maschio. Il maschio a questo punto le terrà in bocca nel cuverato per 15 giorni circa e durante tutto questo periodo starà tendenzialmente nascosto e non si nutrirà. Questa è una cosa molto importante da considerare perché stare 15 giorni senza nutrimento è uno sforzo notevole per il maschio. È importante quindi nutrirli bene prima perché devono poter sopportare poi questa fase. I piccoli vengono rilasciati, sono già lunghi circa 5 mm, quindi sono dei pesciolini veri e propri che nuotano liberamente per la vasca, si nutrono tranquillamente di noduli di artemia e addirittura eh, riescono a mangiare anche dei piccoli grinda. Sono buffissimi da vedere perché li vedi girare col vermetto che esce dalla bocca e intanto che nuotano piano piano lo risucchiano come fosse uno spaghetto. Ad ogni riproduzione il maschio rilascia tra 10 e 20 piccoli e quando le condizioni sono idonee, se si hanno diversi maschi in vasca, partono anche varie riproduzioni in parallelo. E per questa ragione mi sono trovato, partendo da 5 esemplari adulti, nel giro di qualche mese ad avere anche più di 80 pesci in una vasca. A questo punto diventa fondamentale l'inciso che avevo fatto qualche slide fa. È importante avere un numero di maschi maggiore rispetto a quello delle femmine, perché le femmine hanno un carattere dominante e sono sempre pronte a riprodursi. Il maschio però, ogni riproduzione deve stare 15 giorni senza mangiare. È importante quindi che una femmina possa fare riproduzioni successive con maschi diversi, perché diversamente se un maschio solo dovesse fare 2 riproduzioni o più consecutivamente, i rischi che muoia di fame sono veramente molto elevati. Io in 1 anno e mezzo l'unico decesso che ho avuto è stato proprio per questa ragione. Ho trovato un maschio bellissimo e coloratissimo, molto magro, che galleggiava in cima alla vasca. Per queste condizioni, quindi io, per questa ragione, io considero molto l'allevamento in reverse trio, cioè una proporzione di 2 maschi ogni femmina. Oppure se questo rapporto non è presente in vasca, perché dopo diverse riproduzioni il rapporto iniziale potrebbe variare, anche se io ho osservato che tendenzialmente tendono a nascere più maschi che femmine. Se ci si trova con molte femmine e non abbastanza maschi, allora in quel caso è meglio, quando si vede un maschio che sta incubando da diversi giorni, spostarlo temporaneamente e permettergli di rilasciare piccoli e poi nutrirlo bene prima di rimetterlo in vasca con gli altri. Quando riguarda i parametri dell'acqua e dell'allestimento, come dicevo fin dall'inizio, questo è un pesce sostanzialmente facile, perché chiede veramente poco per ambientarsi e stare bene. Chiede un'acqua tenera o molto tenera. Io lo allevo con un KH di circa 2. In qualche caso ho lasciato anche in acqua completamente di osmosi e lui sta bene tanto in una condizione quanto nell'altra. So che c'è qualcuno che lo tiene a KH4 e sta bene anche in quelle condizioni. Diciamo che KH2 potrebbe essere un buon compromesso tra quello che si trova nel suo areale in natura e quello che è ragionevolmente facile da ottenere in vasca. Il pH è leggermente acido, moderatamente acido, ideale tra 5 e 6,5. Un'acqua
almeno moderatamente ambrata, può esserlo anche di più, tramite infuso di foglie di catappa e di quercia. Luce bassa, adesso li ho spostati in una vasca con una luce più forte, stanno benissimo anche lì, ma sono meno colorati. Ma in ogni caso si fanno vedere, mangiano, non hanno problemi. Se si vuole vedere meglio quella livrea così bella appariscente e rossa, consiglio l'acqua ambrata e una luce bassa. Temperatura non inferiore a 20 gradi perché viene da una zona molto calda. È un pesce che si adatta benissimo anche alle nostre temperature estive. D'inverno non facciamolo scendere sotto i 20 gradi. Io ho letto anche uno studio dove diceva che sotto i 24 potrebbe soffrire, ma sinceramente non ho assolutamente visto al lato pratico questa cosa, cioè con 20 gradi stavano benissimo. Poco movimento d'acqua in vasca, anche se sono più tolleranti rispetto ai costruttori di nido di bolle. In natura sono stati ritrovati anche in corsi lenti, non solo in zone stagnanti, e quindi un leggero moto d'acqua a loro non dà fastidio. Una cosa importante, io in 1 anno e mezzo, 2 anni, da quando li allevo, non li ho mai visti una singola volta venire in superficie a respirare aria. Quindi, anche se dotati di labirinto, hanno evidentemente meno bisogno di acqua, di recuperare ossigeno dall'atmosfera. Una cosa molto importante invece è avere molti ripari da anfratti per permettere ai maschi di nascondersi durante il periodo dell'incubazione orale. Se ci sono più anfratti, le incubazioni verranno più frequentemente ed è più probabile che arrivino a termine. Altro consiglio che do poi è un fondo tendenzialmente scuro perché essendo dei pesci che non amano la luce, avere un fondo che non riflette quella della plafoniera sicuramente li rende più coraggiosi e permette di godere meglio anche della loro colorazione. A livello di alimentazione sono probabilmente ancora più facili come pesci perché mangiano veramente di tutto. L'unico rischio è che mangino troppo. Mangiano secco, mangiano congelato, adorano il vivo, mangiano veramente di tutto. Per quello che riguarda l'autopredazione, ho visto che gli adulti non predano i piccoli, mentre invece, come succede anche in altre specie di vetta, i subadulti, quando la vasca è particolarmente affollata, lo fanno. È un po' probabilmente un automatismo che prendono quando il numero di esemplari supera una certa concentrazione in vasca, i subadulti cominciano a predare i piccoli. Io mi trovo bene con un protocollo di alimentazione che consiste nel 50% di vivo, un 30% di secco di qualità e un 20% di congelato e un giorno a settimana li faccio digiunare. Non hanno problemi comunque anche ad essere alimentati con il cibo in altre proporzioni. Quello che ho potuto riscontrare è che aumentando la percentuale di vivo e riducendo la durezza dell'acqua e anche un po' il pH, le riproduzioni sono maggiormente frequenti. Ecco, per quanto riguarda invece dei possibili compagni di vasca, io mi sono documentato su quali sono le specie simpatiche che è possibile trovare nel mercato acquariofilo. Qualche abbinamento l'ho testato, per esempio con il Coralis brigitte. Da quello che ho letto, anche con il Sundadario Axelrod la situazione è molto simile. Ciprini così piccoli e veloci non vengono predati dal betta. All'inizio qualche tentativo è stato fatto, ma hanno capito subito che non valeva la pena e quindi da quando li ho inseriti non ne ho perso nemmeno uno. Anche a livello di competizione alimentare è una situazione facilmente gestibile perché la dimensione della bocca è talmente diversa che andando a utilizzare del secco di granulometria molto diversa si è sicuri che per primi si alimentano con un granulare fine i ciprinidi, i microciprinidi, mentre invece i pellet più grossi li mangiano necessariamente i beta. Con il vivo riescono a competere tranquillamente perché arrivano prima i Boraras, ma ora che mangiano un Grindal, i beta ne hanno mangiati 10, quindi anche da quel punto di vista non ci sono problemi. Ho provato anche a inserire dei banjo e anche lì è andata benissimo. Occupano aree di nuoto completamente diverse, hanno abitudini completamente diverse, perché i banjo sono notturni, mentre i beta sono sostanzialmente diurni
non si rompono per niente le scatole, quindi vanno bene. Ho provato con i Trichopsis vittata, con cui condividono l'areale, e qui purtroppo ho avuto una sorpresa negativa. I Trichopsis stavano benissimo, cantavano tutto il giorno, si accoppiavano, giravano dappertutto. Però piano piano hanno mutilato la coda di quasi tutti i miei Bettarubre, quindi li ho dovuti spostare. Evidentemente hanno un carattere troppo esuberante per convivere nel lungo termine. Ho visto anche che un'altra specie che condivide lo stesso areale, Paroscromenus sumatranus, non ho mai provato, non sono sicuro però che possa convivere con i betta perché essendo pesci piccoli e molto timidi, immagino che risulterebbero intimiditi dalla dimensione dei rubra. Quindi, dopo aver detto tutto questo, perché mi sento di consigliarli così tanto a un appassionato acquariofilo? Perché tra i piccoli incubatori orali sono sicuramente tra i più appariscenti, i più robusti e i più prolifici. Quindi per chi vuole fare questa esperienza, di provare ad allevare delle specie ancestrali incubatrici orali, sono probabilmente quelli che daranno un riscontro positivo in tempi rapidi e con una maggiore probabilità di riuscita. Sono molto belli perché facendo una vasca con tanti maschi si ottiene un colpo d'occhio molto dinamico, colorato e appariscente. E poi, per chi viene magari dal classico betta costruttore di nido di bolle, rappresentano un'esperienza acquariofila molto diversa e sotto molti aspetti complementare. Qua non ci sono problemi di aggressività intraspecifica, ci sono tanti maschi tutti assieme, le modalità di accoppiamento sono completamente diverse, i piccoli si possono nutrire molto più facilmente perché dal momento in cui nascono già possono mangiare anche carteggiere capsulata o mangime secco sincronizzate senza problemi. Hanno una buona possibilità di convivere con delle specie simpatiche, come dicevamo prima, non richiedono parametri particolarmente spinti, chiedono solo un'acqua abbastanza tenera e leggermente ambrata. E per tutte queste ragioni è possibile anche pensare di tenerli ed allevarli in vasche non particolarmente capienti. Io ho iniziato con 5 esemplari non 60 litri e nel giro di qualche mese sono dovuto passare a una vasca più grande perché ho avuto tantissime riproduzioni, ma 5 esemplari ci stavano veramente bene e potevano starci anche un numero maggiore di adulti senza problemi. E poi un altro motivo che a me sta particolarmente a cuore è che a livello etico è molto positivo diffondere e riprodurre una specie che è classificata come minacciata nel suo ambiente naturale. Noi abbiamo oltretutto a livello di associazione due ceppi differenti che provengono dalla stessa locality e questo ci permette di avere un patrimonio genetico vario per diversi anni da qui in avanti senza dover andare a cercare di risanguare la specie ricorrendo a import o altre forme, insomma. Per questa ragione, quindi, non posso che raccomandarveli. E poi, questo è un tocco personale, perché forse una delle cose che mi ha dato più soddisfazione è stato vedere come è cambiato il loro comportamento nel tempo, dalla diffidenza iniziale all'essere dei pesci veramente addomesticati. E quando porto alle esibizioni gli AIB si lasciano per esempio pescare con le mani. Perfetto, ottimo, bravo Edo, grande Edo. Edo! Volentieri.